tutti e benvenuti ad un nuovo video di Casa di Cecco Reaper Plus. In questo video andrò a farvi vedere come impostare il vostro Akai MPC con la vostra DAW in una modalità diversa rispetto a quello del video precedente che vedete postato qua, in cui avevamo appunto il nostro Akai MPC usato come master e la nostra DAW usata come slave. Qui faremo il contrario. Qui useremo la nostra DAW come master e il nostro Akai MPC come slave. Perché è utile questo? In entrambi i casi è utile perché, ad esempio, non so voi, io prima di utilizzare un MPC ho utilizzato un software di registrazione digitale, quindi ci sono delle cose, nel mio caso appunto ho usato Reaper, ci sono delle cose che con Reaper io so fare in maniera molto snella e veloce, però ce ne sono delle altre che invece sono molto più efficaci ed efficienti quando vengono fatte attraverso l'MPC una volta che si impara ad usarla. Quindi lavorando in maniera integrata con i due elementi e possiamo sfruttare le potenzialità di entrambi, no? Non ultima la potenzialità di avere all'interno della nostra DAW i nostri plugin, che sono sicuramente diversi e ottimizzati per le nostre esigenze, cosa che abbiamo nella DAW e cosa che non abbiamo all'interno dell'Akai MPC. Quindi che dirvi? Ora vi mostro come fare, partirò dal descrivervi in teoria come fare tutti i collegamenti con i cavetti, vi farò poi vedere tutta la cablatura come è stata fatta, dopodiché andrò a fare quelle due impostazioni, sono proprio due impostazioni di numero all'interno di Reaper per far sì che le cose funzionino, e andremo a provare come funziona tutto il sistema. All'interno di questo test vi mostrerò anche una cosa molto utile che potrete fare, e cioè quella di registrare i groove che sono presenti all'interno dell'Akai MPC di default, oppure quelli che vi farete voi, registrarli all'interno di Reaper, però registrarli in maniera separata, no? Oltre ad avere il groove intero di batteria, potrete ad esempio avere la cassa, il rullante, il charleston, tutti separati tra loro, in modo tale che poi potrete bilanciarli come volete, cambiarli all'interno delle varie parti della vostra canzone, editarli, modificarli, mettere degli effetti, fare tutto quello che volete. Questo è molto comodo, no? Quindi, bando alle ciance, andiamo in sessione. Ovviamente i vostri commenti sono ben graditi, come anche l'iscrizione al canale. Andiamo in sessione. Ok, per prima cosa vi mostro il routing per collegare tutto il sistema. Allora, chiaramente abbiamo il nostro computer, un hub USB, l'interfaccia audio, l'interfaccia MIDI necessaria a far questo, e il nostro MPC visto da dietro, cioè dalla parte dove ha tutti gli ingressi. Ok? Allora, la prima cosa da fare è collegare dalla MIDI out l'interfaccia MIDI e arrivare al MIDI in del Akai MPC Live, ma va bene anche per One, il Touch e gli altri che hanno lo stesso sistema operativo all'interno. La seconda cosa da fare è prendere le due uscite audio dell'MPC, cioè Master R e Master L, ed entrare all'interno delle due entrate audio della vostra interfaccia audio, anch'essa collegata via USB al vostro computer. Quindi questa è la parte, diciamo, teorica. Ora vi faccio vedere come è stata realizzata proprio dal vero. Ok, allora questo è il nostro Akai MPC visto da dietro, dal reale. Abbiamo appunto la nostra interfaccia MIDI, nel mio caso questa semplicissima, come ho fatto vedere anche nell'altro video, che attraverso il MIDI out, in questa qua, il MIDI out lo trovate scritto proprio qua nel cavo, il MIDI out, ok, ve lo vedete che c'è scritto out, quindi il MIDI out va all'interno nel MIDI in 1 del nostro Akai MPC, ok, MIDI in 1. Ovviamente lo stesso è collegato via USB al computer. Dopodiché dalle due uscite audio dell'Akai, Master L e Master R, usciamo con i due cavi che andranno direttamente all'interno della mia interfaccia audio, in questo caso una Scarlett, chiaramente la vostra sarà diversa se non avete la Scarlett. Quindi accendiamo proprio il nostro MPC, sapete che il tasto è dietro, e vediamo proprio passo per passo come fare a settare queste due schermate, che sono proprio molto semplici, ve lo dico già subito. MPC fa il suo check d'avvio. Questa è la schermata iniziale, noi scegliamo uno dei progetti, io scelgo questo che è uno che è mio, lui lo carica. Ok, a questo punto andremo nel menu, proprio nel tasto, premeremo il tasto menu, andremo nelle impostazioni, quindi settings, all'interno delle impostazioni andremo a cercare il menu MIDI Sync, vediamo se me lo mette anche a fuoco, ma riuscite sicuramente a leggere, MIDI Sync. All'interno di MIDI Sync
andiamo a dirgli che lui dovrà ricevere il segnale. Chiaramente andiamo in Sync Receive, selezioniamo qua MIDI Clock, attenzione, selezionate proprio MIDI Clock, non MIDI Time Clock, che era quello che serviva per l'altro tipo di modalità di collegamento, MIDI Clock, e basta. Questo è quanto. Ora andremo semplicemente a fare proprio un semplice setting nelle preferenze di Reaper, quindi Reaper Preference, andiamo all'interno della finestra MIDI Device, andiamo nei MIDI Output Device, cioè questo secondo spazio, selezioniamo la nostra interfaccia MIDI, nel mio caso si chiama generico USB MIDI Interface, nel vostro caso si chiamerà col nome della vostra interfaccia MIDI, ci clicchiamo su 2 volte, ci preoccupiamo che tutti questi menu di spunta siano attivati, quindi in questo caso, perché magari la finestra cambia a seconda della vostra interfaccia in MIDI, dovrete assicurarvi che sia abilitato l'Enable Output to this device, che sia abilitato il Send Clock, ricordate quando abbiamo messo il clock all'interno anche dell'MPC, Send Clock to this device, no SPP continue, Open Device in Low Latency Low Precision Mode, e questo farà in modo che il segnale che uscirà da Reaper andrà all'interno del nostro Akai MPC in maniera di ridurre al minimo la latenza, perché chiaramente nel trasferire il segnale da uno all'altro è probabile che ci sia della piccola latenza. Questo dipenderà un pochino anche dalla vostra scheda audio e da come l'avete impostata naturalmente. Nel caso in cui dopo, quando vedrete che le cose gireranno, ci fossero delle differenze di tempo o delle minime latenze, il consiglio che vi do è appunto quello di regolare questo offset output to this device. Questi è una regolazione in millisecondi che va a ritardare, anticipare il segnale di clock che uscirà dalla DAW e andrà nell'MPC. Siccome tutto questo è molto legato alla latenza, vi consiglio anche, nel caso in cui abbiate problemi, di andare appunto nell'audio device, nell'impostazione della vostra scheda audio, ed eventualmente di aumentare il request block size, il famoso block size. Ci sono 1000 tutorial che parlano di latenza di block size. Io l'ho messo a 1024 perché avevo già fatto un test e avevo visto che lasciandolo a 512 avevo avuto del leggero ritardo che avrei potuto in parte, ma solo in parte, compensare con la finestra che vi ho fatto vedere prima, cioè questa. Ok, diamo l'ok, non c'è altro da dire. Adesso noi proveremo a mandare in play questo sample e vedremo che all'interno dell'Akai ci sarà qualcosa che ci farà capire che sta arrivando un segnale, perché il segnale di clock è un segnale metronomico. Ovviamente setteremo prima i nostri BPM, cioè la velocità del nostro brano, sulla DAW identica alla velocità dell'MPC, sapete, no? All'interno di questa schermata basta eventualmente premere qua 2 volte e settare la nostra velocità e dirgli appunto do it. Quindi se io adesso premo play qui, vediamo un po' se funziona e cosa succede. Play, comincia a suonare il mio sample, vedete che qua sopra ci sono queste lucine accese che sono appunto delle luci che ti dicono appunto che il segnale è in ricezione. Ok? Ora però abbiamo bisogno di sentire anche l'Akai. Quindi come facciamo? Vi avevo detto prima che abbiamo collegato prima appunto l'uscita audio alla nostra interfaccia. Quindi dovremo andare in Reaper e aprirci una traccia dalla quale ascoltare quello che proviene dal nostro Akai MPC. Quindi 2 clic, apriamo la traccia, andiamo nel settaggio degli ingressi, che è questo, andiamo appunto in input stereo input 1-2, nel mio caso 2 ingressi, se voi avete schede diverse chiaramente questa cosa cambia, lo selezioniamo, armiamo la traccia, importante perché sennò non sentiremo mai quello che uscirà da lì, e proviamo ad ascoltare e vedere cosa succede. Premiamo appunto il play sulla DAW, vedete che riceviamo il segnale d'ingresso dalla nostra Akai MPC. In particolare stiamo ascoltando questo file MIDI di batteria. Bene, vedete? Segniamo.
Ok, premiamo stop ed entrambi si fermano. Questo è proprio molto bello. Ok, allora facciamo la prima prova di registrazione. La traccia l'abbiamo armata, ci mettiamo al punto di inizio e proviamo a registrare, appunto. Vedete? Questo è partito da 0, qua va avanti e sta appunto registrando tutto il nostro file. Premiamo stop e ora abbiamo le nostre due tracce, ma la cosa bella, ancora più bella, è che noi potremmo a questo punto registrarci tutti gli elementi separati per poi poterli editare, no? Ad esempio in questo caso abbiamo una batteria e lo facciamo con la batteria, però potremmo avere tutte le altre tracce che la Akai ci rende disponibile da registrare in maniera separata. Vi faccio vedere però per esempio con la batteria come si può fare. Innanzitutto duplichiamo la traccia in modo tale che ci mantenga tutte le impostazioni di input. Questa la cancelliamo, ok? Poi torniamo all'interno del nostro Akai e gli diciamo ad esempio che vogliamo registrare semplicemente la batteria. Come facciamo? Premiamo il tasto menu, dal tasto menu torniamo appunto nel menu principale, premiamo Pad Mute e qui ci mostra questa videata in cui appunto abbiamo gli elementi che suonano all'interno della nostra traccia MIDI. Vi faccio vedere. Vedete? Questi tre, adesso qua non si vede bene il lampeggiare, però qua forse si vede un po' meglio, stanno suonando questi quattro, ok? Ora quello che io voglio fare è innanzitutto mutare la traccia con tutto il groove completo e dirgli voglio registrare semplicemente la cassa, quindi andrò a dirgli via questo e via questo. Mi riporterò all'interno della DAW a 0, armerò solo la traccia che mi interessa, la chiamerò ad esempio cassa o kick, ok, mi porterò appunto a 0, andrà a 0 anche qua, non farà altro che registrare questa parte che sarà appunto la parte della mia cassa. Ok, ho lasciato aperto anche il rullante, vedete che stanno suonando anche il rullante. Non lo andiamo all'interno dell'Akai, appunto, andiamo a dirgli io voglio registrare soltanto il Charleston o l'hi-hat o Charlie come piace chiamarlo ad alcuni, quindi lasciamo sia il Charleston aperto che il Charleston chiuso, così facciamo un'unica traccia, o se no lasciamo semplicemente uno dei due Charleston e andiamo a registrare, ci portiamo a 0, la traccia armata, mutate tutte le altre, via. Ok, stessa cosa, duplicate, togliamo la spunta di armatura della traccia, andiamo qua e selezioniamo l'ultima traccia di hi-hat, quindi cancelliamo quella che abbiamo duplicato, torniamo a 0 e andiamo. Ok, e ora abbiamo una batteria di cui possiamo ascoltare o il groove completo o tutti gli elementi separati che poi possiamo editare. Ad esempio, se aggiungiamo una linea di basso avremo la nostra kick pronta per fare un sidechain con il basso, possiamo editarci tutti i nostri volumi, quindi il bilanciamento degli elementi, e farci la batteria come ci pare e come ci piace. Volendo poi in un secondo tempo potremo prendere tutti questi file audio relativi ad ogni singolo elemento della nostra batteria e convertirli in MIDI per poi poter fare tutte le cose che il MIDI ci consente di fare alla batteria, che con l'audio è più difficile da fare. Ma questo ve lo mostrerò probabilmente con un altro video che quando farò vi comparirà in alto, ok? Ok, allora abbiamo visto come collegare la nostra Akai MPC alla nostra DAW per farli lavorare in maniera integrata. Abbiamo visto come registrare i groove provenienti dall'MPC all'interno della nostra DAW in maniera differenziata a seconda dei vari elementi che la compongono. È tutto qua. Ovviamente se avete commenti, consigli, dubbi, scriveteli qua sotto nei commenti, io rispondo sempre a tutti, siete ben graditi, ci vediamo nel prossimo video.